Mi chiamo Dario Aloisi, sono un pilota di Alitalia, volo sul Boeing 777. Ho iniziato questa professione dall'aeronautica militare, sono entrato nei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica nel 1979, corso Vulcano III. Ho conseguito in accademia il brevetto di pilota d'aeroplano sul CI SF 260. Al termine dell'iter accademico sono stato inviato alle scuole di volo iniziale aviogetti di Galatina, dove ho volato sull'MB 339, quindi alla scuola di volo basico avanzato aviogetti di Amendola, dove ho volato sul G91T. Qui ho conseguito il brevetto di pilota militare e sono stato destinato alla linea F-104. Qui è iniziata un'avventura meravigliosa, su un aereo meraviglioso, dalle prestazioni incredibili, che è diventato sicuramente un aereo mitologico in ambito mondiale come aereo militare, dell'aviazione militare sicuramente. Quindi ho fatto l'abilitazione su questa macchina al 20° di Grosseto e ho avuto la mia prima destinazione, assegnazione al V Stormo di Rimini, presso il 23° gruppo caccia intercettori ogni tempo. Questo è nell'anno 1984. Ho operato a Rimini come pilota intercettore dal 1984 al 1990. Qui ho acquisito la combat readiness, sono diventato capocoppia e poi capoformazione. Il 23° gruppo è stato il primo gruppo che ha ricevuto gli F-104S ASA. L'ASA è un 104S che ha avuto un piccolo upgrade, gli hanno sostanzialmente inserito un nuovo radar, gli hanno dato la possibilità di poter utilizzare 2 nuovi missili, il Selenia Aspide e la M9L. La M9L si differenziava dal precedente M9B per il fatto che avesse il SICAR, quindi la testa del missile raffreddata, e questo gli dava la possibilità di acquisire il segnale dell'infrarosso con una maggiore capacità di acquisizione di questo segnale infrarosso, soprattutto dai settori frontali e semifrontali. Quindi diciamo questo nuovo upgrade del 104 l'abbiamo avuto per primi noi al 23° gruppo di Rimini, e purtroppo il primo 104 ASA distrutto, su questo 104 sedevo io. Infatti il 5 settembre del 1988 ho avuto un incidente che sono qui per fortuna a poterlo raccontare. Devo fare una premessa. 5 settembre 88, esattamente 8 giorni dopo l'incidente di Ramstein delle Frecce Tricolori, dove ricordiamo tutti i morti tra i nostri colleghi piloti e anche tra le persone che erano giù ad assistere a quell'evento. L'opinione pubblica era molto scossa da questo evento, i giornali titolavano ancora a 9 colonne. Diciamo che l'aeronautica militare in quei giorni era un po' finita nell'occhio del ciclone, per cui quando si è verificato il mio incidente, purtroppo come se ci fosse stata buttata benzina sul fuoco. E infatti ha avuto un grosso scalpore, una vasta eco in ambito nazionale. Ricordo che ne parlarono molto i telegiornali, ci furono delle interrogazioni parlamentari. Il tutto avvenne una mattina, io ero il leader di una formazione di 204, eravamo configurati tip e pylon, quindi una configurazione abbastanza pesante. La missione prevedeva una bassa quota per un target che era dalle parti del Fucino in Abruzzo. Da lì poi, tornando a bassa quota, saremo ritornati indietro sulla Romeo 48 Sud, che per intenderci grosso modo è quell'area che è nelle Marche, quell'area di lavoro riservata per i militari. Lì poi avremo fatto delle missioni, delle esercitazioni su delle intercettazioni. Il fato ha voluto che non facessimo né la bassa quota e neanche le successive intercettazioni. Infatti io decollavo da leader, torno a dire, avevo il gregario che decollava dietro a 7 secondi, dunque la corsa di decollo è andata bene, l'accelerazione, i parametri motore erano tutti regolari.
Subito dopo la rotazione ho controllato lo spegnimento delle tre verdi, quindi ho sentito il rientrare del carrello, le tre verdi spente. Neanche un secondo dopo ho avvertito un doppio scossone fortissimo in senso longitudinale e l'improvviso fermarsi dell'aereo in volo, proprio la sensazione fortissima della decelerazione improvvisa, dello spegnimento proprio del motore. Infatti ho avuto un flame out. Grosso modo ero sui 200 piedi, c'è stato un attimo di incredulità naturalmente, l'aereo ha continuato con la sua traiettoria di lieve salita. Io ho realizzato subito che si trattava di un flame out, ho provato a fare le manovre previste, che erano quelle di mettere la manetta su stop, dare gli starter e ad idle, sperando in una riaccensione. Ho dichiarato emergenza, ricordo che la torre mi aveva detto ok, ricevuto, autorizzati all'atterraggio, ma insomma era un modo di dire, perché con il 104 senza motore che andava dritto in allontanamento, con l'aeroporto dietro sarebbe stato impossibile provare un qualsiasi manovra di rientro. Ho tenuto quest'aereo in volo che intanto seguiva una traiettoria balistica. Credo che la quota massima, l'ultima quota che ho letto, era intorno ai 400 piedi. L'ho tenuto, speravo sempre che la manovra di riaccensione andasse a buon fine, ma non c'è stato niente da fare. A un certo punto l'aereo è entrato lo shaker, l'aereo si è inclinato, ha messo il muso verso il basso. Allora ho tirato la maniglia, quella in basso tra le gambe, e mi sono iettato. Ricordo di aver visto i thruster, questi due estensori laterali che hanno la funzione di estendersi e far volare via il tettuccio, di aver visto con la visione periferica il tettuccio venir via, e poi appunto avevo gli occhi aperti per aver visto queste cose. Non ho visto più niente per l'effetto dell'accelerazione. Ricordo il forte botto, l'esplosione dell'accensione del pacco razzi, poi una sensazione strana di confusione, e mi sono ritrovato con le cinture, quelle inguinali e quelle le bretelle che mi tiravano, e mi sono trovato appeso a questo paracadute. Il lancio ha fatto sì che il casco e la maschera si spostassero un po' verso il di dietro, per cui la maschera mi era finita davanti agli occhi. Allora ho preso il tubo, ho tirato giù per vedere dove mi trovassi, e in quel momento ho visto sotto di me l'esplosione dell'aereo. È una scena incredibile, perché questa fiammata, questo enorme boato con tutta quest'aria calda che mi arrivava addosso, è stata una scena veramente incredibile. Faccio un piccolo inciso. Molti mi hanno chiesto: ma hai avuto paura? La risposta è no, ma non perché io fossi un Superman, ma soltanto perché la sequenza degli eventi è stata così veloce, così rapida, per cui non ho avuto neanche il tempo di poter aver paura. Cioè l'aereo a un certo punto non era più in volo, io mi sono dovuto lanciare. Trovandomi appeso al paracadute, ho visto dove mi trovo. Ecco, in quel momento io non ho avuto paura, di più, io ho avuto terrore, perché mi trovavo esattamente a pochi metri sulla verticale dell'autostrada adriatica, sull'A14, e vedevo poche decine di metri sotto di me i camion e le macchine che passavano giù. Per cui lì ho avuto il terrore e ho pensato veramente di morire. Ho detto io morirò, perché sarò preso a volo da una macchina o da un camion. Poi il buon Dio ha voluto che ciò non accadesse, perché una bavetta di vento mi ha trasportato al bordo della striscia di asfalto dell'autostrada, e sono caduto, avete presente le reti di recinzione autostradale, sono caduto proprio alla base di queste reti, con il paracadute che si è afflosciato sulla rete stessa. Sono stato soccorso dai primi che mi hanno soccorso, sono stati degli automobilisti, poi hanno chiuso il casello di Rimini, hanno fatto entrare in controsenso un'ambulanza e mi hanno portato via. Devo dire che poi è stata questa esperienza importante della mia professione, della mia vita aeronautica. Qualche mese dopo, una volta che ho sistemato, nel frattempo io venendo giù, perché il paracadute del seggiolino è veramente, adesso non voglio dire che è un ombrellino, ma siamo lì, si viene giù con una velocità di discesa veramente elevata, non è come il paracadute di quelli che fanno il paracadutismo, dove noi vediamo arrivano a terra quasi camminando, lì si viene giù con una velocità discensionale elevatissima.
dato una grande botta a terra, ricordo di aver sentito subito il dolore a una gamba, per cui ho pensato lì mi sarò rotto qualcosa, e in effetti così è stato, mi ero rotto il tallone. L'inchiesta sul mio incidente ha portato, almeno la commissione d'inchiesta si è recata negli Stati Uniti presso la Lockheed per cercare di capire esattamente cosa fosse accaduto. Non hanno avuto la certezza al 100%, ma hanno detto che probabilmente, avendo trovato parecchi valori starati nel Main Fuel Control Unit, probabilmente questo apparato aveva dato l'ordine al sistema di tagliare il carburante, per cui il motore si è spento per mancanza di carburante, una vera e propria shut-off, per cui non c'era neanche nessuna possibilità che lo stesso potesse riandare in moto, avendo questo appunto Main Fuel Control Unit dato quest'input di chiudere il carburante. A margine del lancio c'è anche una nota di colore che mi piace qui raccontare, ed è questa: quando ero ricoverato in ospedale con la gamba ingessata a seguito appunto della rottura del tallone, un giorno nella mia cameretta entra un signore tutto elegantemente vestito, accompagnato da un colonnello dei carabinieri. Entrano in camera, mi guardano e non parlano. Io mi chiedevo chi fossero, insomma. Allora fisso il colonnello dei carabinieri, lui imbarazzato mi guarda e mi dice: qui c'è il magistrato, il dottor Tizio e Caio. Allora io lo guardo, e allora lui era il magistrato lì che lavorava a Rimini, di chiare origini partenopee, che mi guarda e finalmente parla dicendomi: che è successo? E io dico: ma si è spento il motore subito dopo il decollo. Lui mi guarda e mi dice: ma l'altro motore funzionava? Guardi, dottore, il 104 ha un solo motore. E lui si gira verso il colonnello dei carabinieri: ah, tiene un motore solo. Dico: vabbè, andiamo bene allora, figurarsi questa indagine come andrà. Qualche mese dopo questa avventura, rimessomi a posto, ho ripreso a volare. Ricordo il primo decollo fatto dalla stessa pista, nella stessa direzione. Appena chiuso il carrello l'ho guardato bene, ho detto: non far scherzi adesso, ma poi è andato tutto bene, e quindi niente, è stata una bella avventura. Per fortuna, devo dire, per chi conosce Rimini e l'orografia, sa bene che l'aeroporto di Rimini è praticamente circondato dalla città, perché negli anni la città di Rimini si è espansa tutta attorno all'aeroporto, per cui l'aereo è caduto. C'è stata veramente, mi ha aiutato la buona sorte. L'aereo è caduto in un campo in mezzo a tantissime case, per cui la buona sorte ha voluto che non ci fossero per fortuna morti. E devo dire anche che l'aereo cadendo ha sfiorato i tetti del Center Gross, un enorme centro commerciale che c'è lì nella zona di Rimini, poco a nord dell'aeroporto. Certo che se l'aereo fosse entrato lì dentro sarebbe stata veramente una strage. Per fortuna è andata bene. Ho continuato negli anni successivi a fare la mia attività di pilota intercettore. Era un periodo prima della caduta del muro di Berlino, quindi diciamo la NATO e il patto di Varsavia erano due entità ben in contrasto tra loro. Ho fatto parecchi scramble reali intercettando velivoli del patto di Varsavia, alcuni anche con la Stella Rossa, quindi direi di aver fatto lì a Rimini una bella attività operativa. 2 anni dopo il mio incidente, che è stato nell'88, quindi nel 90, una mattina atterra a Rimini un TF che veniva da Grosseto, pilotato dall'allora comandante di gruppo. Viene nel nostro gruppo, noi lo salutiamo tutti perché era conosciuto, si ferma a parlare col mio ex comandante di gruppo del 23, si chiudono in ufficio, a un certo punto mi chiamano, vengo convocato nel loro ufficio e il comandante del 20° mi dice che gli istruttori e lui stesso aveva piacere che io diventassi un istruttore di F-104 da loro a Grosseto. Io naturalmente sono rimasto molto onorato di questo invito ad essere uno di loro e ho naturalmente accettato di buon grado.
per cui mi sono trasferito a Grosseto, è iniziata un'altra attività meravigliosa, piena di onori ed oneri. Onori perché essere al 20° significava far parte di un gruppo di elite della Forza Azzurra. Questo gruppo composto da istruttori, dai piloti più esperti e se vogliamo tra i migliori che volavano sull'F-104. Oneri perché si trattava di insegnare a dei piloti a volare su questa macchina incredibile, particolarmente difficile, che richiede una capacità non soltanto di handling, ma soprattutto una capacità mentale di stare sempre avanti e quindi andare avanti alla velocità stessa del mezzo, che richiede delle doti effettivamente fuori dal comune. I ragazzi che venivano al 20° non erano allievi perché erano già piloti militari. Per questo venivano chiamati, erano frequentatori, non allievi. Noi dovevamo fargli il passaggio, l'abilitazione sul 104 e impostare le prime nozioni da cacciabombardieri o da caccia intercettori, che poi venivano naturalmente affinate e migliorate ai reparti di destinazione. È stata una bellissima attività, al di là del rapporto umano che poi si instaura con i ragazzi, ma c'è l'attività dell'istruttore, è un'attività molto particolare perché un buon istruttore non è quello che quando il ragazzo sbaglia interviene immediatamente, altrimenti l'istruttore fa da autopilota, cioè non è che l'istruttore può dire attento alla quota, attento alla velocità, attento all'assetto. Un buon istruttore è quello che sta zitto, vede che il ragazzo sbaglia perché è previsto che lui sbagli, che si accorga dell'errore e autonomamente riesca a correggere l'errore. Per cui tu istruttore sei stato zitto, hai visto questo processo che si è concluso, hai fatto bene il tuo lavoro. Il problema col 104 è capire quanto puoi farlo sbagliare, perché è un aereo che ha dei margini di errore veramente molto ristretti, soprattutto quando sei vicino al terreno. E quindi l'istruttore del 104 vive uno stato di perenne ansia, tant'è che quando si atterra l'istruttore è quasi più sudato dell'allievo, perché c'è uno stress soprattutto emotivo anche da parte dell'istruttore. Che ne so, potrei fare l'esempio, l'istruttore del 104 che ha intanto da dietro, dalla parte del sedile posteriore, ha una visione davanti veramente limitata, non vede niente, si regola molto guardando lateralmente e quindi dover pilotare da dietro, vedere come viene pilotato il 104 guardando solo lateralmente richiede un impegno notevole. Mai far sentire le mani sui comandi, ma le mani erano sempre pronte a intervenire, avevamo le mani come dei polipi. Ad esempio nella fase di decollo c'era la mano era sempre dietro alla cloche senza toccarla per non far sentire che era lì, e l'altra mano era sempre messa sulla leva del carrello. La mano dietro la cloche perché se il frequentatore ruotava anzitempo metteva l'aereo in secondo regime, quindi tu eri pronto a intervenire, evitavi che questo potesse accadere. Una volta che non aveva ruotato bene, però la mano rimaneva sul carrello, perché il TF aveva il consenso alla retrazione del carrello sul ruotino anteriore, per cui poteva capitare che staccando il ruotino anteriore qualcuno tirasse dentro il carrello e quindi si strisciasse sulla pista. Quindi la mano sul carrello, una volta in volo via la mano dal carrello, la mano pronta sui flap, perché è capitato che qualcuno in accelerazione al posto di mettere dentro il flap li ha messi sulla posizione land. Quindi era un continuo muovere le mani senza mai farlo sentire al frequentatore, ma noi sapevamo bene come intervenire. E questa è stata la mia attività. Ho volato tutta la parte operativa nell'Arma Azzurra per 11 anni sull'F-104, ho totalizzato poco meno di 2400 ore su questa macchina e credo sia veramente un bellissimo traguardo. Poi la mia carriera aeronautica è completamente cambiata. Nel 1995 ho lasciato l'aeronautica militare, sono diventato un pilota civile, sono entrato in Alitalia nel 1995 frequentando il corso base
dell'azienda, poi sono stato destinato alle linee aeree regionali, ho volato nella consociata Avianova, poi all'Italia Express, poi sono rientrato nella casa madre volando sull'Airbus 321 e nel 2000 poi ho iniziato la mia attività di lungo raggio. E dal 2000 ad oggi sono 20 anni che volo sul lungo raggio, ho volato per 8 anni sul Boeing 767 e da 12 anni volo sul Boeing 777. Posso dire di aver girato veramente tutto il mondo, di essere veramente un veterano del lungo raggio. Questo è quanto.